tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questa mattonella con il coniglietto al centro. Questa mattonella fa parte di una serie di tutorial che sto facendo perché mi avete chiesto i tutorial con le mattonelle con gli animaletti al centro. Questi sono quelli che abbiamo fatto finora. Se non avete visto i tutorial precedenti trovate la playlist nella descrizione del video o nell'angolo in alto a destra, e in particolare se non l'avete visto guardate il leoncino, che è il primo, perché per quanto riguarda alcune parti che sono sempre uguali, come il modo di ricamare o i primi giri della mattonella, mi rifaccio sempre a questo tutorial. Io con queste mattonelline farei una bella copertina per un bambino, per un neonato, ma volentieri anche per me. Ditemi voi cosa fareste con queste mattonelle. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per quanto riguarda i primi 3 giri dello schema non ve li faccio vedere perché sono sempre gli stessi. Iniziamo con un anello magico o con 5 catenelle chiuse con un punto bassissimo e chiudiamo ogni giro con un punto bassissimo. Vi lascio qui di lato lo schema scritto, voi potete fotografare lo schermo oppure riscriverlo. Lavorati i primi 3 giri, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo di base delle mattonelle e ci agganciamo nel punto successivo al punto bassissimo. Lavoriamo tutto questo giro in costa dietro, cioè prendendo solo la mezza catenella dietro di ogni punto, e nel primo punto lavoriamo 2 punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso e 2 catenelle e ne lavoriamo un altro, 2 mezzi punti alti, 1, 2, un punto basso, una diminuzione di punti bassi, un punto basso, 2 mezzi punti alti, 1, 2, e nel prossimo punto lavoriamo un angolo, 2 punti alti, 1, 2, 2 catenelle, 2 punti alti. E questa è la ripetizione che ripetiamo per completare tutto il giro. Lavoriamo 2 mezzi punti alti, un punto basso, una diminuzione di punti bassi, un punto basso, 2 mezzi punti alti e nel successivo punto un angolo, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro e poi alla fine completiamo anche il primo angolo. Completiamo il primo angolo lavorando nel primo punto altri 2 punti alti, 1, 2, poi lavoriamo una catenella e un punto basso nel primo punto alto del giro. In questo modo facciamo un archetto grande come 2 catenelle, ma siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Iniziamo proprio dall'archetto lavorando 2 punti alti, 1, 2, e poi, come ormai abbiamo imparato, lavoriamo un punto alto in ogni punto del lato, cioè 11 punti alti. E in ogni angolo lavoriamo un angolo, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. E lavorando in questo modo completiamo tutto il giro e poi alla fine completiamo anche il primo angolo. Lavorando 2 punti alti,
e l'archetto di 2 catenelle che sostituiamo con una catenella e un punto basso nel primo punto alto. Proseguiamo lavorando giri uguali a questo ultimo che abbiamo lavorato assieme fino a raggiungere la grandezza che vogliamo per la mattonella, lavorando un angolo in ogni angolo e un punto alto sopra ogni punto alto del giro precedente. Lavorato l'ultimo giro, per l'archetto facciamo 2 catenelle e tagliamo il filo. E facciamo la chiusura invisibile entrando in tutta la catenella del secondo punto alto, al centro dell'ultima catenella che abbiamo lavorato e del primo punto alto. Qui si crea una catenella che è la catenella del primo punto alto e il numero di catenelle del bordo rimane invariato. Così quando cuciamo assieme le mattonelle ci troviamo con il numero di punti. Per le orecchie prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io lavorerò nel filetto che c'è dietro le catenelle, questo, ma voi lavorate nelle catenelle come preferite. Iniziamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo 2 punti bassissimi, 1, 2, 3 punti bassi, 1, 2, 3 e nell'ultimo punto lavoriamo 3 punti bassi tutti nello stesso punto. 1, 2, 3 ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle. 3 punti bassi, 1, 2, 3 e 2 punti bassissimi, 1, 2. Giriamo il lavoro e agganciamo il filo del nuovo colore, lavorando una catenella e tirando il filo bianco per farlo sparire. Una catenella, un punto bassissimo nel primo punto, tre punti bassi, 1, 2, 3, 2 mezzi punti alti, 1, 2, 3 mezzi punti alti nello stesso punto, 1, 2, 3, 2 mezzi punti alti, 1, 2, 3 punti bassi, 1, 2, 3 e un punto bassissimo nell'ultimo punto. Tagliamo il filo bianco, giriamo il lavoro ed ora lavoriamo tutto un giro di punti bassissimi, un punto bassissimo in ogni punto. Saltiamo il primo e partendo dal secondo lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto e i punti bassissimi li teniamo sempre morbidi.
Alla fine colleghiamo l'inizio e la fine del giro con un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. Nascondiamo tutti i fili attraverso i punti . E di queste orecchiette ne facciamo due identiche. Per le guance facciamo un anello magico e nell'anello lavoriamo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. E facciamo anche qui la chiusura invisibile entrando in tutta la catenella del primo punto e al centro della catenella dell'ultimo punto. E di questi cerchietti ne facciamo due identici. Ed ora cominciamo a cucire le orecchie nella posizione che ci piace di più, con qualche punto. E se vogliamo possiamo dare un punto anche per cucirle tra loro perché restino vicine. Con un po' di filo nero ricamiamo gli occhi . E allo stesso modo ricamiamo anche tutto il resto. E alla fine cuciamo anche le guance. E la mattonella è pronta. Io vi devo dire che trovo che questo coniglietto sia super simpatico, anche un po' ridicolo, ma mi piace tantissimo e spero che piaccia anche a voi.
Fatemelo sapere scrivendo un bel messaggio qui sotto il video oppure regalandomi il vostro like. Lo schema di un lavoro uncinetto è importante, ma secondo me ancora di più lo è poi come ricamiamo, perché quando ricamiamo occhi, naso e bocca diamo proprio l'espressione ai nostri animaletti e questo fa una grandissima differenza, quindi prendiamoci il tempo che serve anche per ricamare. La nostra collezione di mattonelle con gli animaletti cresce. Fatemi sapere quali sono i prossimi animaletti che vi piacerebbe che facessimo e io vedo se posso accontentarvi. Nel frattempo, come sempre, vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!